Ti sei mai fermato a pensare come un latte liquido, delicato, che si rovina in fretta se resta fuori dal frigorifero, possa trasformarsi in questa crema dolce, densa e lucida, che esce dalla lattina quasi come una salsa perfetta? Sembra molto semplice. Latte, zucchero e il gioco è fatto. Ma dietro il latte condensato esiste una sequenza industriale precisa, in cui calore, vuoto, controllo della consistenza e test rigorosi decidono se il prodotto diventerà cremoso, oppure se intere tonnellate potranno andare perdute. E c'è un dettaglio curioso. Questo prodotto, che molti associano ai dolci fatti in casa, ai budini e alle farciture per torte, non nacque soltanto per diventare un dessert. Nacque come soluzione per conservare il latte più a lungo, in un'epoca in cui il frigorifero era un lusso e trasportare alimenti freschi era una sfida enorme. Benvenuti su Fabbriche e Curiosità! Oggi scoprirai come il famoso latte condensato viene prodotto dentro l'industria e perché una semplice regolazione del calore può fare la differenza tra una lattina cremosa e un intero lotto da scartare. La cosa più impressionante è che quando apri una lattina stai osservando il risultato di una catena gigantesca. Tutto comincia lontano dallo scaffale del supermercato, negli allevamenti da latte, nelle autocisterne refrigerate, nei laboratori di analisi e in macchine capaci di controllare ogni dettaglio del processo. Perché il latte, prima di diventare quella crema dolce, deve superare una vera selezione industriale. E non è un'esagerazione. Un piccolo errore nell'acidità, nella temperatura o nella concentrazione può cambiare completamente il sapore, il colore e la consistenza finale. Il latte condensato deve essere dolce ma non stucchevole, denso ma non duro, chiaro ma non pallido, stabile ma senza sembrare artificiale. È quasi come cercare di ripetere la stessa ricetta milioni di volte, senza lasciare che una sola lattina esca diversa dalle altre. E forse è proprio per questo che il latte condensato è diventato più di un ingrediente. È diventato un ricordo di famiglia. È nella cucina della nonna, nel cucchiaio rubato prima che la ricetta sia pronta, nella torta di compleanno, nel dolce della domenica e in quella crema improvvisata quando arrivano ospiti all'ultimo momento. Ma la grande domanda è: come riesce la fabbrica a trasformare latte fresco e zucchero in un prodotto così standardizzato, duraturo e riconoscibile? Nel nostro ultimo episodio abbiamo visto il burro nascere dalla parte grassa del latte. Ora il percorso è un altro. Concentrare il latte fino a farlo diventare questa crema dolce e stabile. Prima di entrare nei serbatoi, negli evaporatori e nelle linee di confezionamento, iscriviti subito qui a Fabbriche e Curiosità. Dopotutto, dopo aver scoperto cosa succede al latte dentro la fabbrica, guarderai ancora una lattina di latte condensato allo stesso modo. Prima che qualunque lattina prenda forma, prima che lo zucchero entri nella miscela e molto prima che quella crema densa compaia, esiste una fase silenziosa che decide tutto: l'arrivo del latte crudo in fabbrica. Ed è qui che comincia una delle parti più importanti del processo, perché il latte è una materia prima viva, delicata ed estremamente sensibile. Parte dagli allevamenti a bordo di autocisterne refrigerate, come se viaggiasse dentro un'enorme bottiglia termica in acciaio inox. La funzione di questo trasporto non è soltanto spostare il latte da un punto all'altro. Serve a mantenere la temperatura sotto controllo, impedendo ai microrganismi di moltiplicarsi troppo in fretta, e compromettere la qualità prima ancora che la produzione inizi. Quando l'autocisterna arriva nello stabilimento, il latte non viene semplicemente scaricato. Prima deve dimostrare di poter entrare. Vengono prelevati i campioni e inviati alle analisi. È come se ogni carico affrontasse un colloquio severissimo prima di essere accettato dalla fabbrica. I tecnici valutano acidità, percentuale di grassi, proteine, presenza di impurità, temperatura, odore e altri indicatori di qualità. Vengono eseguiti anche test per individuare eventuali contaminazioni o alterazioni che potrebbero compromettere il prodotto finale. Perché nel latte condensato l'errore non resta nascosto. Compare nella consistenza, nel colore, nel sapore e persino nel modo in cui la crema scivola dal cucchiaio. Immagina di voler costruire una casa perfetta usando mattoni storti. Avere macchine moderne non serve a molto se la materia prima arriva già fuori standard. Con il latte succede la stessa cosa. Se è troppo acido, instabile o contaminato, può cagliare durante il riscaldamento, formare grumi o sviluppare un sapore strano dopo la concentrazione.
Ed ecco un dettaglio che molti non immaginano. La produzione del latte condensato comincia molto prima della cottura. Comincia dalla selezione del latte. Solo i carichi approvati passano ai serbatoi di stoccaggio, dove restano refrigerati fino alla fase successiva. Questi enormi serbatoi sembrano silos metallici, ma al loro interno funzionano come casseforti di temperatura e igiene, mantenendo il latte protetto fino all'inizio della trasformazione. Dopo l'approvazione arriva la standardizzazione. Questa fase regola le caratteristiche del latte affinché il prodotto finale si comporti sempre nello stesso modo. Del resto, il latte proveniente da allevamenti diversi può variare durante l'anno. L'alimentazione delle mucche, il clima, la zona e persino la stagione possono influenzare grassi e composizione. L'industria deve ridurre queste variazioni, così che una lattina comprata oggi sia simile a un'altra acquistata tra mesi. È questo che rende il processo così impressionante. Il consumatore si aspetta sempre lo stesso colore, la stessa brillantezza, la stessa cremosità e lo stesso sapore. Ma la natura non consegna mai un latte perfettamente identico, perciò la fabbrica deve trasformare una materia prima variabile in un prodotto standardizzato, ripetibile e affidabile. Dopo essere stato stoccato e standardizzato, il latte prosegue attraverso tubazioni chiuse, senza contatto con l'ambiente esterno. Niente secchi aperti o vasche esposte, come molti immaginano. In una fabbrica moderna, il latte scorre in un sistema di acciaio inox, pulito, monitorato e progettato per evitare qualsiasi rischio di contaminazione. Durante questo percorso può passare attraverso filtri e prime fasi termiche, che aiutano a rimuovere particelle indesiderate e a preparare il liquido alla concentrazione. È come pulire e mettere in ordine tutti gli ingredienti prima di una ricetta, ma su scala industriale, con migliaia di litri che circolano ogni ora. E c'è un motivo per tanta attenzione. Quando entrerà lo zucchero e l'acqua comincerà a essere rimossa, tutto diventerà più concentrato. Questo significa che qualunque difetto presente nel latte potrà diventare ancora più evidente. Un sapore anomalo, un'instabilità o un problema di qualità non spariscono per magia. Al contrario, possono intensificarsi. Per questo, questa fase è meno spettacolare rispetto alle macchine che riempiono le lattine, ma forse è una delle più decisive. È qui che la fabbrica separa ciò che può diventare latte condensato da ciò che non dovrebbe mai proseguire. È il primo grande cancello di sicurezza del processo. Ma fino a questo punto, il latte è ancora latte. Rimane liquido, chiaro, fluido e sensibile. La grande svolta avviene quando l'industria inizia a combinare zucchero, calore controllato e una tecnica fondamentale per concentrare il prodotto senza distruggerne il sapore. Perché il passaggio successivo sembra semplice, ma è il vero cuore della fabbrica. Rimuovere parte dell'acqua dal latte senza bruciarlo, senza farlo cagliare e senza perdere lo standard. Ed è qui che entrano in gioco gli evaporatori, il vuoto e un'ingegneria capace di trasformare qualcosa di deperibile in una crema dolce che può durare mesi chiusa nella confezione. Ora arriviamo al punto in cui il latte comincia a smettere di essere soltanto latte. Dopo essere stato approvato, raffreddato, filtrato e standardizzato, passa a una fase in cui la fabbrica deve fare qualcosa di apparentemente contraddittorio. Scaldare il prodotto per concentrarlo senza però lasciarlo bruciare, cagliare o perdere quel sapore delicato che il consumatore si aspetta. È qui che lo zucchero entra in scena e non compare soltanto per dolcificare. Nel latte condensato lo zucchero aiuta anche la conservazione perché riduce la quantità di acqua disponibile per la crescita dei microrganismi. In altre parole, è parte della ricetta e anche parte della protezione del prodotto. Ma esiste un equilibrio delicato. Troppo zucchero può rendere la crema pesante e stucchevole. Troppo poco può compromettere consistenza e stabilità. Per questo il dosaggio deve essere controllato con estrema precisione. Non è una cucchiaiata in più o in meno. È una formulazione industriale calcolata affinché migliaia di confezioni abbiano lo stesso comportamento. Quando latte e zucchero vengono miscelati, comincia una delle fasi più affascinanti, la concentrazione. L'obiettivo è rimuovere parte dell'acqua dal latte, lasciando una miscela più densa, dolce e cremosa. A casa sarebbe come lasciare ridurre uno sciroppo sul fuoco, solo che dentro la fabbrica tutto avviene in apparecchiature enormi.
chiuse, monitorate e molto più precise di qualunque pentola. E il segreto sta in una parola: vuoto. Negli evaporatori sottovuoto la pressione interna viene ridotta. Questo permette all'acqua di evaporare a temperature più basse rispetto alle condizioni normali. Sembra un dettaglio tecnico, ma è una svolta enorme, perché se il latte venisse scaldato troppo, potrebbe scurirsi, caramellare eccessivamente, prendere un gusto di bruciato o alterare le sue proteine. Con il vuoto, la fabbrica riesce a concentrare il latte in modo più delicato, preservando colore, sapore e qualità. È quasi come convincere l'acqua a uscire dal latte senza maltrattare il resto della miscela. Dentro questi evaporatori, il liquido scorre su superfici riscaldate, mentre i sensori controllano temperatura, pressione, flusso e concentrazione. Il prodotto diventa via via più corposo. L'acqua rimossa si trasforma in vapore e ciò che resta si avvicina a quella crema che conosciamo. Ma non basta addensare, deve addensarsi al punto giusto. Se la concentrazione è troppo bassa, il latte condensato resta troppo fluido. Se è troppo alta, può diventare pesante, scuro e difficile da spalmare. Il punto ideale deve bilanciare fluidità e densità. È quella consistenza che scende lentamente dal cucchiaio, ma si amalgama ancora facilmente in una ricetta. Sembra semplice quando la vediamo nella lattina, ma è il risultato di misurazioni continue. Ed ecco una curiosità. La consistenza del latte condensato non può dipendere dalla fortuna, deve essere prevedibile. Una pasticcera si aspetta che si comporti in un certo modo in una crema. Una famiglia si aspetta che dia la giusta struttura a un budino. Un'industria che usa latte condensato in un'altra ricetta deve potersi fidare della sua concentrazione costante. Per questo la fabbrica non lavora a occhio, lavora dentro precisi intervalli di controllo. Dopo l'evaporazione, il prodotto è più dolce, più denso e molto più vicino al latte condensato finale. Ma si trova anche in un momento delicato. La miscela deve essere raffreddata e guidata con attenzione, perché qualunque shock, contaminazione o variazione improvvisa può compromettere la stabilità. È a questo punto che molti immaginano che il processo sia finito. Dopotutto, il latte è già denso e dolce. Ma manca ancora una delle sfide più grandi: impedire allo zucchero di formare cristalli troppo grandi. Se accade, il prodotto può diventare sabbioso, con una sensazione sgradevole in bocca. E nessuno vuole aprire una lattina aspettandosi cremosità e trovare una consistenza granulosa. Per questo, alcune fasi industriali servono proprio a controllare questa cristallizzazione. L'idea è guidare il raffreddamento e la struttura del prodotto affinché la consistenza risulti liscia, uniforme e piacevole. È come se la fabbrica dovesse insegnare allo zucchero come comportarsi dentro la crema. Ti rendi conto del livello di precisione? Il latte condensato non è solo latte addensato, è una combinazione di chimica, ingegneria termica e controllo sensoriale. Ogni dettaglio influenza il risultato: la qualità iniziale del latte, la quantità di zucchero, il tempo di evaporazione, la pressione dell'impianto, la temperatura, il raffreddamento e il modo in cui il prodotto viene movimentato. E se ti piace scoprire il lato nascosto di un prodotto così comune in cucina, lascia già un like, perché questo aiuta fabbriche in curiosità a portare altri retroscena di stabilimenti, macchine gigantesche e processi che quasi nessuno vede da vicino. E quando la crema raggiunge finalmente la concentrazione prevista, non può ancora andare direttamente sullo scaffale. Deve passare attraverso nuove verifiche. La fabbrica deve confermare che il colore sia corretto, che la viscosità rientri nello standard, che il sapore non presenti deviazioni e che la miscela sia abbastanza stabile per passare al riempimento. Perché una cosa è produrre latte condensato, un'altra, molto più difficile, è produrre milioni di unità con lo stesso standard di qualità. Ed è proprio questo che vedremo ora. Come l'industria controlla consistenza, aspetto, sicurezza e confezionamento per trasformare questa crema dolce in un prodotto pronto a viaggiare in tutto il paese senza perdere le sue caratteristiche. Dopo che il latte è stato concentrato, dolcificato e trasformato in quella crema densa, passa a una delle scene più visive della fabbrica, il riempimento. È qui che le lattine cominciano a diventare protagoniste, allineate sui nastri trasportatori, preparate in sequenza e pronte a ricevere il prodotto con precisione, velocità e igiene.
Prima di ricevere il latte condensato, ogni confezione deve essere posizionata correttamente sulla linea. Le lattine avanzano su nastri metallici, passano attraverso guide, ordinatori e sistemi che mantengono tutto al ritmo giusto. La fabbrica non può permettersi ritardi, cadute o errori di allineamento. E qui cade un mito comune. Molti immaginano che il riempimento significhi solo mettere la crema dentro la lattina e chiuderla. Ma non funziona così. Ogni unità passa attraverso una sequenza controllata, in cui macchine, sensori e operatori garantiscono che la confezione sia pronta, pulita, stabile e nel punto esatto per proseguire lungo la linea. Poi il latte condensato arriva attraverso tubazioni chiuse in acciaio inox fino agli ugelli di riempimento. Nulla resta esposto all'ambiente. La crema percorre linee sanitarie controllate fino a incontrare le lattine, che vengono riempite con la quantità esatta in pochi istanti. Ogni lattina deve ricevere il volume corretto prima di passare alla chiusura. Sembra semplice, ma questa fase è fondamentale. La confezione non serve soltanto a portare l'etichetta famosa, funziona come una barriera protettiva, mantenendo il prodotto isolato fino alla cucina del consumatore. Subito dopo, le lattine proseguono sul nastro verso nuove verifiche. Il sistema può controllare peso, chiusura, integrità, scadenza e codice del lotto. Questo codice permette di tracciare la produzione, identificando quando e in quale partita quel prodotto è stato fabbricato. È come una carta d'identità industriale. La cosa più impressionante è il ritmo di questa linea. Le lattine vuote entrano da un lato, ricevono il prodotto, vengono chiuse, identificate e continuano ad avanzare attraverso diversi settori della fabbrica. È una sequenza continua in cui ogni movimento deve avvenire al momento giusto per non bloccare l'intera produzione. Ed è perfettamente logico. Quando qualcuno apre una lattina di latte condensato, si aspetta di trovare il prodotto preservato, protetto e con l'aspetto di sempre. Per questo, la fase di riempimento non è soltanto confezionamento, è parte della sicurezza, della conservazione e della fiducia che il consumatore ripone nel prodotto. Ora raccontami, quando pensi al latte condensato, quale ricetta ti viene subito in mente? Un budino, una mousse, una crema per farcire una torta? Oppure quella cucchiaiata direttamente dalla lattina? Scrivi nei commenti il tuo dolce preferito e aggiungi anche la tua città e regione. Voglio sapere da dove segui fabbriche e curiosità. Dopo essere state riempite e chiuse, le lattine continuano il loro percorso in fabbrica verso il raggruppamento. Vengono ordinate, inserite nelle scatole e preparate per la distribuzione. Scatole, pallet e magazzini fanno parte anche della protezione, evitando danni prima dell'arrivo sul mercato. È in questo momento che il latte condensato smette di essere soltanto una crema dentro la linea di produzione e comincia il suo viaggio verso supermercati, pasticcerie, grossisti e cucine in tutta Italia. Ma resta ancora una domanda essenziale. Perché dura così a lungo? Come può un prodotto fatto con il latte restare chiuso per mesi senza deteriorarsi come il latte comune? La risposta sta nella combinazione tra zucchero, riduzione dell'acqua, confezione protetta e controllo del processo. Ed è questo che chiude questa storia. La risposta non sta in un unico trucco, ma in una combinazione di fattori che lavorano insieme. Il primo è la rimozione di una parte dell'acqua. Durante l'evaporazione, il latte perde una buona quantità di umidità e diventa più concentrato. Questo cambia completamente l'ambiente all'interno del prodotto. Con meno acqua disponibile, molti microrganismi trovano più difficile svilupparsi. Il secondo fattore è lo zucchero. Oltre a dare quel sapore dolce che tutti conoscono, aiuta la conservazione perché riduce anche l'acqua disponibile per i microrganismi. È per questo che alimenti molto dolci, come confetture e sciroppi, tendono a durare più a lungo rispetto ai comuni prodotti freschi. Ma attenzione! Questo non significa che il latte condensato sia indistruttibile. Deve essere prodotto con igiene, controllo termico, confezione adeguata e chiusura corretta. Se una qualunque di queste fasi fallisce, tutta la sicurezza del prodotto può essere compromessa.
Dopo il riempimento, le unità passano alle scatole, ai pallet, ai centri di distribuzione e ai punti vendita. Ed è qui che avviene una trasformazione curiosa. Quel prodotto passato attraverso serbatoi, evaporatori, sensori e laboratori termina il suo viaggio su uno scaffale comune, accanto agli ingredienti di tutti i giorni. Solo che ora sai che dietro quella lattina non c'è nulla di comune. Quella che sembra una ricetta semplice è il risultato di una catena enorme. Allevamenti da latte, camion refrigerati, test di qualità, standardizzazione, miscelazione con zucchero, evaporazione sottovuoto, controllo della consistenza, riempimento, ispezione e logistica. E forse è proprio questo il punto più affascinante. Dentro la fabbrica tutto viene misurato, pesato, scaldato, raffreddato e controllato. Ma fuori dalla fabbrica il prodotto diventa ricordo, tradizione e affetto. È l'ingegneria che incontra la cucina di casa. Quindi, la prossima volta che aprirai una lattina di latte condensato, ricordati che quella crema dolce ha attraversato un vero viaggio industriale prima di arrivare fino a te. Non è solo latte con zucchero, è scienza, precisione, conservazione e storia dentro una confezione. Se ti è piaciuto scoprire come viene prodotto questo classico, iscriviti a Fabbrica in Curiosità per seguire altri retroscena di stabilimenti, macchine gigantesche e prodotti che fanno parte della nostra routine. E scrivi qui sotto, qual è stata la cosa più sorprendente che hai imparato sul latte condensato? E se pensi di aver già visto tutto? Allora non immagini la fabbrica che abbiamo mostrato nel nostro ultimo episodio. Sta già comparendo lì sul tuo schermo? Clicca e vieni con me a scoprire un altro segreto nascosto qui su Fabbriche e Curiosità. Un grande abbraccio, ti aspetto lì!